Ciao a tutti, io sono Wally, bentornati alla puntata numero 2 di Setup. Setup, la rubrica, come sapete, che vi parla di giochi da tavolo. Il gioco che vi proponiamo oggi è Manhattan, un gioco da 2 a 4 giocatori di Playa Games Edizioni. È un gioco cattivo in cui voi interpreterete dei ricchi costruttori all'inizio del XX secolo in cui dovrete andare appunto nei vari quartieri dell'isola di Manhattan a costruire dei grattacieli. Dico un gioco cattivo perché vi ruberete i grattacieli a vicenda e sarà molto divertente arrivare a fine partita senza aver ribaltato completamente il tavolo, perché la pazienza la perderete sicuramente. Io la perdo sempre, poi vabbè, io perdo a tutto, quindi. E adesso lo vediamo sul tavolo. Ok, allora abbiamo fatto questo setup molto rapido di Manhattan, gioco appunto in cui dovrete costruire questi bellissimi, io trovo veramente bellissimi questi grattacieli, perché poi l'effetto in plancia è molto interessante. Lo scopo del gioco qual è? Appunto essere il costruttore migliore all'interno di Manhattan. Queste sono le carte permesso, che hanno tutte semplicemente uno dei quadratino di questi 3x3 di Manhattan, che sono i 6 quartieri, e il permesso di costruzione vi dice dove voi potete andare a mettere uno dei vostri grattacieli. Ok, in questo caso io sceglierò uno di questi quadrati, questa carta mi dice che lo posso costruire nel quadratino in alto al centro. Lo mettiamo qui così lo vediamo tutti. La cosa bella di questo gioco è che i giocatori si devono sempre sedere ai 4 lati del tabellone, quindi ognuno quando giocherà una delle sue carte vedrà il tabellone in base alla sua angolazione. Quindi se io fossi seduto da questo lato del tavolo costruirei in questo quadratino, e invece io sono seduto da questo lato del tavolo, quindi appunto costruisco in questo quadratino. Come vi dicevo nell'intro, è un gioco cattivo perché i giocatori possono costruire sui grattacieli degli altri, e infatti i proprietari dei grattacieli sono coloro il cui colore è sulla punta del grattacielo. E come faccio io a costruire sul grattacielo di un altro giocatore? Semplicemente mettendo il pezzo di piano, cioè grattacieli da 1, da 2, da 3 e da 4 piani, su un altro grattacielo. Ma l'importante è che quando io vado a fare questa cosa pareggio o supero il totale dei piani del colore che mi ha preceduto. Quindi in questo caso, essendoci un arancione, io posso mettere un arancione. Se ci fosse stato, che ne so, adesso facciamo un esempio, un 3 arancione, io per poter costruire su questo grattacielo avrei dovuto mettere un 3 giallo o un grattacielo da 4 piani, in modo da pareggiare o superare i piani sottostanti. Alla fine di ogni round ci sono 3 criteri di punteggio: il grattacielo più alto, si fanno punti per il grattacielo più alto su tutta la plancia, si fanno 2 punti per ogni quartiere in cui avete la predominanza di grattacieli, quindi punta o singoli, e un punto per ogni edificio in tutta Manhattan. Si va avanti così per 4 round e alla fine dei 4 round chi ha costruito più grattacieli è il vincitore. Alla fine della partita quello che vi ritroverete a vedere è una situazione di questo tipo, in cui appunto avrete costruito tutti questi grattacieli. Come vedete l'impatto è molto carino, i materiali sono ottimi perché la plastica è solida, si impila bene, si incastra bene. L'unica cosa forse che si fa fatica a volte a capire è il numero di piani di ogni grattacielo, soprattutto quando vi ritrovate in una posizione di questo tipo, andare a contare i piani, dico oh, aspetta, questo era da 3, no, forse era da 2, no, allora aspetta. Forse questa è l'unica cosa che avrei messo un numerino, ecco, magari accanto al grattacielo per specificare il numero di piani e ai giocatori rendere la vita un pochettino più facile. Però per il resto non c'è nulla di così astruso. Non è dipendente dalla lingua perché le carte sono tutte con dei simboli. Una volta che avete il regolamento in italiano potete giocare, non c'è niente di difficoltoso da apprendere. Se lo avete provato fatemi sapere cosa ne pensate, se non lo avete provato fatemi sapere se vi intriga oppure no, non è un gioco che fa per voi, ci può stare. Bene ragazzi, il video è terminato, iscrivetevi al nostro canale, commentate e condividete ovviamente per dare la possibilità anche agli altri di scoprire il fantastico mondo dei giochi da tavolo. Qui è Wally che vi parla, quello che vedete qui in camera, questo è Setup e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.